Inazuma Eleven, l'anime che ha segnato l'infanzia di tutta la mia generazione. Prendi il calcio, lo mixi con Dragon Ball e ti dà questo: emozione, epicità e soprattutto passione in una serie Spokon per ragazzi. Che ti piacciono il calcio finirai inevitabilmente per amare Inazuma, ma non guardarlo e basta, giocalo soprattutto. Oggi decideremo quindi il miglior gioco di Inazuma Eleven, ma vedremo anche cosa ha quasi causato la fine della sua esistenza. Il 22 agosto 2008 i giapponesi scoprono per la prima volta la leggenda di Mark Evans, questo giovane ragazzo appassionato di calcio che fonderà il club della Raimon per vincere il Football Frontier, un torneo che riunisce le migliori squadre del paese. Lì incontrò Soul Blaze e Jude Sharp, con i quali formerà un trio ormai iconico. Il primo Inazuma Eleven, sviluppato da Level 5, introduce tutte le meccaniche che continueranno e verranno migliorate nelle opere successive, in particolare le super tecniche, questi poteri speciali che i personaggi utilizzano per vincere gli scontri. In questo primo gioco scopriamo alcune delle tecniche più famose di Inazuma Eleven, come la mano di luce o il colpo supremo. In termini di gameplay è un gioco molto narrativo, guidato soprattutto dalla sua storia. Ogni gioco dispone anche di filmati animati di enorme qualità produttiva per i momenti più importanti della storia. La sua struttura è divisa in capitoli, al termine dei quali affrontiamo una squadra che ha il ruolo di essere il boss finale. Poiché Inazuma sono quasi tutti giochi per la console DS, i controlli nelle partite vengono effettuati sul touchscreen, il che rende le partite molto interattive. Trovo anche che la grafica abbia un fascino particolare, con questo mix di sprite 2D vecchio stile e un 3D piuttosto godibile per l'epoca. Il primo Inazuma Eleven introduce efficacemente il suo universo e i suoi personaggi, con un gameplay abbastanza divertente e host di alta qualità. Tuttavia questo è solo l'inizio di un franchise che rimarrà per anni, fino ancora oggi, nelle menti dei suoi fan, sia per il gameplay che per la storia. Quindi io andrei per un C, perché dà una buona base ai giochi futuri, ma non è neanche lontanamente paragonabile ai prossimi che andremo ad analizzare. Inazuma Eleven 2, il motore grafico è lo stesso del primo, quindi non vediamo un miglioramento a livello grafico, ma la storia è semplicemente fantastica. I nuovi personaggi hanno un gran carisma e vediamo anche l'apparizione di Sean Frost, considerato da molti il miglior personaggio di tutto Inazuma Eleven, la cui storia è una delle più toccanti della serie. In questo gioco attraverseremo tutto il Giappone per creare una squadra in grado di affrontare l'Alius Academy, gli antagonisti di questo gioco. Durante il post-game si possono reclutare giocatori con un sistema pratico e, anche qui, le host conferiscono un'atmosfera pazzesca. Bisogna considerare che il gameplay nelle partite rimane molto simile al precedente. L'unica aggiunta importante è la possibilità di tirare dalla distanza. Collocherei quindi Inazuma Eleven 2 in B. Questo gioco rimane un'avventura indimenticabile, ma non da metterlo in posizioni superiori. Inazuma Eleven 3 è il primo titolo uscito su 3DS in Europa, anche se in Giappone è un gioco per DS. È stato scelto di rilasciarlo per 3DS in Italia perché al momento della localizzazione ormai il ciclo Nintendo DS era ormai giunto al termine, quindi hanno preferito inserirlo per la nuova console, per così portare più guadagni possibili. Solitamente tutti la amano come stagione, ed io non faccio eccezione. I personaggi partecipano al Football Frontier International, semplicemente la Coppa del Mondo. Giochiamo nelle vesti di Inazuma Japan, la squadra composta dai migliori giocatori delle storie precedenti, affrontando i migliori calciatori di tutto il mondo. La grafica viene migliorata rispetto ai due titoli precedenti, dando un gameplay migliore, molto più fluido. Ci sono tantissime nuove tecniche, una più spettacolare dell'altra, alcune delle migliori musiche della serie e una conclusione sublime per la storia originale di Inazuma Eleven. E chi come me si è perso gli ultimi 2 episodi dell'anime, in cui gli studenti al terzo anno della Raimon ricevono il diploma, consiglierei di guardarli dopo la fine del gioco, perché potrebbero farti venire le lacrime agli occhi. Inazuma Eleven 3 è un S, è perfetto, i reclutamenti sono semplici e puoi praticamente prendere chi vuoi per creare la tua squadra dei sogni. Inazuma Eleven Go. Il primo Inazuma Eleven solo su 3DS viene pubblicato il 15 dicembre del 2011 e sia un sequel che un rinnovamento. La trama si svolge 10 anni dopo la fine dell'ultimo gioco
e seguiamo una nuova generazione di personaggi che dovranno affrontare il quinto settore, un'organizzazione che manipola i risultati delle partite per regolamentare il calcio. Siamo qui in un mondo in cui questo sport occupa così tanto spazio nella società da decidere addirittura se le scuole chiudono o meno in base a un risultato. Questo gioco si avvicina ad un aspetto nuovo, un po' più oscuro del solito, con nuovi protagonisti che risultano subito molto apprezzabili. Il protagonista non è carismatico come Mark, ma Arion è un personaggio molto piacevole da seguire insieme a Victor e a Riccardo. I giochi introducono gli spiriti guerrieri, che si manifestano nei giocatori più talentuosi sotto forma di avatar giganti, che spesso rappresentano una creatura mitica o una divinità e permettono di decuplicare il potere del loro evocatore. Nonostante sia stata criticata da molti questa aggiunta, io credo che abbia dato una nuova linfa ad un brand che altrimenti avrebbe rischiato di essere monotono. Soprattutto ora che siamo su 3DS abbiamo una grafica davvero bella e una musica di qualità decisamente superiore. D'altra parte, le partite della storia sono troppo pilotate e non danno al giocatore abbastanza libertà, causandogli un certo fastidio. Per di più, i reclutamenti sono molto complicati e spesso privi di un senso logico che smorzano l'entusiasmo nel prendere sempre più giocatori per la propria squadra. Questa è una delle mie stagioni preferite nell'anime, ma penso che sia il peggior gioco dell'era Go, quindi va in C, davanti però all'1. Inazuma Eleven Go Chrono Stones. Ci sono viaggi nel passato, dinosauri, cavalieri, samurai e Mixmax. Tanti hanno sostenuto che con l'avvento della trilogia di Go, Inazuma Eleven si sia snaturato, diventato troppo surreale, ma è proprio questo il bello. Non sai mai come il gioco ti sorprenderà, e nonostante tutto ciò, il calcio rimane al centro della storia. Più avanziamo, più alta diventa la posta in gioco. I nuovi antagonisti sono tra i preferiti delle persone e Faerune, il mio personaggio preferito, mi fa apprezzare ancora di più questa stagione. Il gameplay è il migliore tra tutti i giochi, è fortemente supportato dall'armatura degli spiriti guerrieri e dai Mixmax. Non entrerò troppo nei dettagli, ma contribuisce notevolmente alla complessità dell'aspetto strategico del gioco. Infatti è considerabile il primo gioco realmente competitivo, ma mancava la cosa più importante, l'online. Nonostante questa assenza, non ci siamo persi d'animo e abbiamo cercato di analizzare il competitive, e questo probabilmente è uno dei motivi per cui Inazuma Eleven in Italia sia ancora vivo. Con una combinazione ottimale e abbastanza farming, possiamo rendere i nostri giocatori davvero forti. Inazuma spesso ha molti contenuti post-game disponibili dopo la fine del gioco, ma questo va ancora oltre. In sintesi, la storia è semplicemente epica e il gameplay non è mai stato migliore. Questo gioco va dretto in S. Inazuma Eleven Go Galaxy. L'ultimo gioco di Inazuma Eleven uscito fino ad oggi ma non in Europa. Infatti non è stato possibile rilasciarlo in Italia a causa del copyright della parola Galaxy, con cui un'azienda tedesca ha chiamato un suo PC, e solo nel 2018 Level 5 riuscì a prendere i diritti, ma ormai era troppo tardi visto che Nintendo Switch era sul mercato da un anno. Dal punto di vista della storia, questa è la parte più controversa di tutto Inazuma. Alcuni lo odiano, altri lo adorano. Questo gioco abbandona quasi tutti i vecchi personaggi dell'era Go, mantenendo solamente il trio Arion, Victor e Riccardo. Da qui arrivano le lamentele della gente che preferiva vedere giocatori come Bylong vestire la maglia della nazionale. Abbiamo invece una squadra con alcuni personaggi fantastici, ma per la maggior parte sono dimenticabili. Un punto a favore però è l'approfondimento di ogni singolo giocatore, che è molto apprezzabile. Se Chrono Stones si basava su viaggi nel tempo, qui andremo a visitare pianeti della galassia. Per quanto riguarda il gioco, il gameplay è ottimo, molto dinamico. Qui infatti abbiamo il culmine dei giochi precedenti, con un gioco più equilibrato rispetto a Chrono Stones. Troviamo i totem, l'equivalente degli spiriti guerrieri, ma con animali e a volte extraterrestri che nel gioco sono piuttosto divertenti da usare, ma a livello di forza vengono surclassati dagli spiriti guerrieri, infatti si perde un po' il senso. A questo gioco ho regalato più di 600 ore della mia vita, quindi so quello che dico e devo ammettere che è perfetto per chi vuole divertirsi con personaggi fantastici, quindi per me merita un S.
i grandi problemi di Inazuma Eleven. Nel 2017 era stato annunciato Inazuma Eleven Ares, il prossimo gioco della serie che sarebbe uscito su Nintendo Switch e PlayStation 4 nel 2018. Nello stesso anno abbiamo visto trailer e demo di pessimo gusto, ma tutto sembrava andare bene e finalmente dopo 5 lunghi anni è il grande ritorno di Inazuma Eleven sui grandi schermi, ma il gioco viene rinviato all'anno successivo. Gli anime di Inazuma Eleven Ares e anche il suo seguito Orion hanno avuto il tempo di essere trasmessi integralmente e il gioco non è ancora stato rilasciato. Nel 2020 abbiamo saputo che Level 5 stava chiudendo la sua azienda americana e abbiamo avuto la conferma che nessuno dei prossimi giochi di Level 5 sarebbe uscito dal Giappone e i cuori di tutti i fan si sono distrutti. Lo studio stava attraversando grossi problemi economici e questo impedisce da anni il rilascio di tutti i suoi titoli più importanti, UK Watch, Professor Layton e, ovviamente, Inazuma Eleven. Nel 2021 il CEO Akira Ino ha pubblicato un video in cui spiegava che lo sviluppo del prossimo Inazuma era iniziato da zero e che sarebbe stata invece una raccolta di tutte le stagioni, che avrebbe riunito tutti i personaggi di tutti i giochi di Inazuma Eleven. Il suo nome cambia in Inazuma Eleven Great Road of Heroes, poi infine Victory Road, e si prevede una data di uscita nel 2023, ma Level 5 non è sicura della localizzazione internazionale del gioco e nemmeno della sua uscita. Tutti pensavano che quella fosse la fine di Inazuma Eleven. Gli ultimi anime, Ares e Orion, non erano di altissima qualità, ma nonostante tutto, la speranza è rimasta. Nel marzo 2023, Level 5 andrà in diretta per gli ultimi annunci sui prossimi giochi. Gran parte della diretta è dedicata a Inazuma Eleven Victory Road e alla fine della live che sappiamo finalmente che tutti i futuri giochi di Level 5 saranno localizzati nel resto del mondo. Dopo tanti rinvii, presi in giro, possiamo dire che la nostra attesa non è stata vana. Attualmente è disponibile la beta del gioco gratuitamente su Switch e dopo solo un mese ha ricevuto più di 1 milione di download. Ma i ritardi non sembrano essere finiti, infatti ci è stato comunicato che l'aggiornamento che doveva esserci in aprile per l'aggiunta del primo capitolo della storia e di accorgimenti per quanto riguarda il gameplay è stato ritardato ancora per la fine di maggio. Questo aggiornamento però non ha ancora dato indizi per l'uscita della beta su altre console, anche se su Twitter uno spagnolo ha detto che questa settimana Level 5 potrebbe rivelarci qualcosa. Come comportamento inaccettabile, perché dovremmo supportare un'azienda che ci ha preso solamente in giro per anni? L'unica risposta possibile è che l'amore che proviamo per questo brand vale molto più di ogni qualsiasi ritardo e lo porteremo per sempre ai nostri cuori.